Bentornati a Football Benchmark e bentornato anche ad Andrea Sartori, che vado a salutare con grande piacere. Ciao Andrea. Buonasera Luca, ciao. Allora, oggi Andrea con te volevamo parlare del Milan, perché la finale avvincente di campionato ci ha portato ad analizzare la situazione delle squadre di vertice. Ci mancava ancora il Milan, che ha una storia particolare, se vuoi anche affascinante dal punto di vista finanziario. Non so se i numeri possano destare questo tipo di sensazioni, però andando a guardare l'evoluzione dei ricavi del Milan, troviamo all'interno di questa storia degli ultimi 10 anni appunto quello che abbiamo raccontato anche nella cronaca, no? Un Milan che comunque, anche se vuoi fra virgolette a fatica, andava in Champions League, le problematiche societarie, le cessioni, vedete che nei colori ci sono le varie proprietà che si sono succedute nel corso degli anni, fino alla rinascita che sta succedendo in questi anni, Andrea. Sì, effettivamente il Milan è stato soggetto di una stagnazione, di un decremento dei ricavi negli ultimi anni. Come appunto tu dicevi, c'è stata una ripresa nell'ultimo anno per il quale abbiamo appunto i bilanci, il 2021, questo nonostante appunto la pandemia, e quindi questo è un dato ulteriormente interessante. Ovviamente il Milan ha sofferto negli anni dalla mancata partecipazione alla Champions League. Infatti l'ultima stagione a cui appunto partecipò alla Champions League prima di ritornarci quest'anno fu la stagione 2013-2014. Ovviamente poi bisogna dire che nel corso degli anni le diverse gestioni hanno avuto dei risultati che sono costantemente peggiorati, passando poi chiaramente dal valore di 214 milioni nella stagione 2018-19 ai 163 milioni della stagione 19-20, che appunto è il risultato chiaramente della pandemia. Però guardando al futuro direi che il futuro può essere considerato abbastanza brillante, soprattutto se ci sarà una crescita dei ricavi commerciali e se finalmente il progetto stadio dovesse avvenire, e ovviamente ci deve essere anche un consolidamento dei risultati sportivi e una partecipazione costante alle competizioni europee. Oh, ecco, proprio lì volevo andare, no? Come alla fine è vero che il bilancio e quindi i ricavi possono in qualche modo influire sui risultati sportivi, ma è anche altrettanto vero il contrario. Spesso nelle nostre chiacchierate abbiamo detto quanto è importante la partecipazione alla Champions League, che ti permette di avere dei ricavi più alti. Esattamente sui ricavi commerciali in realtà, quindi uscendo un po' dai ricavi televisivi, si vede comunque questa flessione, il fatto che il Milan sia o meno in Champions League, rimasto sempre un grande brand di appeal, però la flessione che c'è stata negli anni della mancata partecipazione alle coppe europee si fa sentire anche sul fronte dei ricavi commerciali, Andrea. Sì, pensate che il Milan nella stagione 2011-2012 era la squadra italiana che aveva comunque i ricavi commerciali più alti e poteva capitalizzare chiaramente sui risultati sportivi degli anni precedenti, avendo appunto un appeal del proprio marchio a livello internazionale notevoli. La Juventus e l'Inter erano sotto con dei valori di 67 milioni e 66 milioni rispettivamente, e pensiamo che appunto l'Inter a quei tempi era una squadra che aveva appena vinto appunto la Champions League. L'andamento dei ricavi commerciali rappresenta, direi, molto bene l'evoluzione economica del Milan. C'è stato un picco nella stagione 14-15 a 108 milioni, poi i ricavi commerciali sono diminuiti per ritornare poi allo stesso valore praticamente di 10 anni fa, mentre a livello di ricavi totali il Milan rispetto a 10 anni fa è ancora al di sotto di circa 35 milioni, quindi nonostante il miglioramento comunque c'è ancora parecchio da fare. Se però teniamo presente quello appunto, ciò che dicevo precedentemente, ovvero che il Milan era la prima squadra italiana nella stagione 2011-2012, ad oggi la Juventus rispetto al Milan è avanti di 100 milioni, e questo in un certo senso
Sì, assolutamente, ha più che raddoppiato la Juventus, passando appunto da 67 milioni a circa 166 o 167 attuali. E questo fa capire come poi determinati risultati sportivi possano poi portare anche chiaramente a una crescita dei ricavi commerciali, anche se nel caso della Juventus bisogna dire che c'è anche un effetto Ronaldo. E l'effetto stadio, che invece le due milanesi, nella fattispecie il Milan di cui stiamo parlando, non ha. Direi assolutamente sì, e effettivamente l'effetto stadio potrebbe portare dei benefici notevoli, e direi anche di aggiungere, Luca, in questa analisi il fatto che la mancata partecipazione alle competizioni sportive del Milan ha portato a un decremento sia dei ricavi derivanti dallo sponsor tecnico. Il Milan è passato da Adidas a Puma con una riduzione del valore di sponsorizzazione da 18 a 12 milioni, e anche rinegoziato il contratto con Emirates passando da 14 milioni a 10 milioni. Tutto ciò appunto perché effettivamente la squadra non stava performando a livello sportivo e quindi non aveva un'esposizione internazionale del marchio che chiaramente gli sponsor ricercano. Con l'ingresso di Elliott si è cercato di trovare un'inversione di tendenza rispetto a quello che abbiamo detto. C'è stato un aumento dei ricavi commerciali negli ultimi bilanci che avete preso in considerazione del 24%, c'è stato un miglioramento dei risultati sportivi, c'è stato sicuramente un investimento, come vediamo, anche in quello che hanno buttato dentro per la costruzione di una squadra che può raggiungere risultati sportivi, come stanno dimostrando queste ultime due stagioni, molto importante, che si vede anche nel rapporto tra gli stipendi e i ricavi in generale. Cioè si vede proprio, no, anche dal grafico quando è entrata Elliott e che tipo di linfa ha voluto buttare all'interno della squadra, all'interno della società. Sì, è corretto, lo vediamo praticamente con l'investimento fatto nella stagione 18-19, in cui la spesa per i salari ha raggiunto i 185 milioni, quindi 35 milioni in più rispetto alla stagione precedente. Se guardiamo il rapporto stipendi-ricavi, bisogna anche dire che questi risultati sono falsati chiaramente dall'arrivo della pandemia, soprattutto nelle ultime due stagioni. Quindi guardando il risultato della stagione 19-20 chiaramente è un risultato pessimo, perché praticamente tutti i ricavi sono stati spesi per coprire il costo dei calciatori, però ciò è avvenuto in virtù del fatto che sono venuti a mancare completamente i ricavi da stadio. È anche vero però che se guardiamo il trend degli ultimi 10 anni, molto spesso il Milan è stato vicino o al di sopra della soglia dei 70% raccomandata appunto dalla UEFA. Possiamo dire che probabilmente gli effetti delle cessioni, anzi degli addii di Çalhanoğlu e di Donnarumma, che comunque avevano un impatto molto importante a livello di conti, si vedranno nel prossimo bilancio, no? Non in quello che abbiamo appena visto. Esattamente, vedremo appunto questi risparmi nel bilancio che si pubblicherà al 30 giugno 2022, però io direi anche di sottolineare come il Milan ha cambiato la politica di gestione dei calciatori e anche del rinnovo dei contratti, lasciandoli eventualmente andare a scadenza, ma non accettare determinate condizioni che vengono ritenuti dai club eccessive per le casse della società. E direi che la questione del rinnovo di Çalhanoğlu piuttosto che Donnarumma, o al momento che sì, sono eclatanti al riguardo, e secondo me il Milan sta dando un esempio sia a livello di calcio italiano ma anche a livello di calcio europeo in tal senso. Altro argomento molto importante naturalmente è quello che riguarda la redditività e quindi i segni meno o più alla fine del bilancio della stagione, no? Il Milan si è accollato una grande perdita, peraltro venendo da anni di grandi perdite, soprattutto nell'anno del Covid. C'è stato un dimezzamento delle perdite e questo lascia pensare anche che al prossimo bilancio ci sia un ulteriore dimezzamento, a testimonianza del grande lavoro che il Milan come società sta facendo non soltanto sul campo, ma permettimi Andrea, anche se è il tuo di campo, anche nel campo finanziario.
Sì, il Milan sta cercando di risanare al meglio la società. Vediamo la perdita. Diciamo prima di tutto che la perdita accumulata negli ultimi 10 anni è vicina al miliardo, perché sono 914 milioni di euro, quindi in soldoni parliamo circa di una perdita media di 90 milioni all'anno, che chiaramente è un valore altissimo. Vediamo che nella stagione 18-19 questa perdita raggiunse di già il 146 milioni di euro, e appunto fu la stagione in cui si acquisirono diversi calciatori per cercare di ottenere determinati risultati sportivi. La stagione 19-20 è quella impattata chiaramente dal Covid, ma poi, come appunto dicevi giustamente tu, la perdita si è dimezzata nella stagione successiva, e le aspettative per il bilancio di quest'anno è che la perdita sarà ulteriormente dimezzata e quindi ben al di sotto della soglia dei 50 milioni. Quindi c'è stato sicuramente un miglioramento. È raro trovare una squadra che riesce a coniugare un contenimento dei costi, ma addirittura migliorare i risultati sportivi, dalla tua esperienza? In generale, parlando a livello di calcio europeo, sì. Però se poi guardiamo determinati esempi, ci sono delle eccezioni. Direi che uno degli esempi migliori ce l'abbiamo in casa nostra, che è appunto l'Atalanta, dove abbiamo dei risultati sportivi che sono assolutamente straordinari, chiaramente tenendo presente la dimensione societaria, e chiaramente ottenendo dei risultati anche finanziari che sono un esempio a livello europeo. Andando sulla falsariga allora dell'Atalanta, visto che ne abbiamo parlato anche un paio di settimane fa, abbiamo detto che sono molto bravi a valorizzare i giocatori, la stessa cosa la troviamo anche in questo Milan qua, no? Perché grazie al tool di valutazione del valore dei giocatori sappiamo certamente quanto il Milan ha pagato la propria rosa, e quindi abbiamo individuato l'11 che è cresciuto di più come valore. La top 11 del costo d'acquisto è da 168 milioni di euro, come valore di mercato, indossando e giocando con la maglia del Milan in queste ultime stagioni, raggiungendo dei risultati sportivi importanti, il valore cresce fino a 342 milioni, con le punte di Leao, di Hernandez, soprattutto di Tomori. Insomma, ripeto, no? È un lavoro che viene fatto contestualmente sia da parte di Gazidis che da parte di Pioli, Maldini e Massara. C'è una convergenza unica. Sì, quello che è molto interessante è vedere la valorizzazione di questi calciatori. Praticamente è raddoppiata, passando da 168 milioni, che era il costo storico di acquisto, a un valore di mercato di 342 milioni. Ovviamente il valore dei calciatori aumenta anche con l'ottenimento dei risultati sportivi, e vediamo dei giocatori anche giovani come Leao, che è terzo in questa classifica dopo Theo Hernandez e Tomori, con un valore di 43 milioni, che è esploso in questa stagione. Il Milan sta cercando di acquisire dei calciatori giovani che possano essere valorizzati in una squadra che comunque ha un marchio, una visibilità internazionale notevole, per poi chiaramente cercare di consolidare la propria posizione sul mercato, e eventualmente anche fare delle plusvalenze dalla vendita di questi calciatori, anche se però effettivamente il Milan per ora non ha venduto dei calciatori che ha sviluppato in casa, quantomeno negli ultimi 2 o 3 anni. L'ultima domanda, Andrea, per chiudere il discorso sul Milan. Ogni anno fate il valuation report, quindi cercate di dare un valore d'impresa alla squadra. Questi sono i risultati che sono stati dati, i prezzi, i valori che sono stati dati negli ultimi anni. La prossima edizione del valuation report, il Milan dove lo metterai? Ce lo puoi anticipare? Ma il Milan dovrebbe migliorare la propria posizione. Possiamo vedere da questa grafica che il Milan era in 15ª posizione nell'anno 2017. Nell'ultima nostra valutazione, nonostante un decremento di 120 milioni del valore d'impresa, chiaramente derivante dalle grossissime perdite realizzate e chiaramente dall'impatto
del Covid, il Milan dovrebbe migliorare nel corso degli anni, ma comunque è passato dalla 15ª posizione alla 19ª posizione. Ma le prospettive di crescita del Milan sono ottime, soprattutto se si potrà finalmente realizzare il nuovo stadio di Milano e se ci sarà un consolidamento dei risultati sportivi. Perfetto Andrea, grazie mille. Football Benchmark naturalmente chiude qui. L'appuntamento con questo approfondimento torna naturalmente la prossima settimana. Buona serata.